c'è sempre stato la voglia di prendersi rischi. In 12 mesi mi sono laureato, ho fatto il giro del mondo, mi sono sposato e ho fondato Giacala. Noi siamo un gruppo ormai grande, siamo 3.400 persone, più di 500 milioni di fatturato. Se guardi il grafico del fatturato Giacala è così in 25 anni. Lui è Matteo De Braban, fondatore e presidente di Giacala, un'agenzia di marketing che fattura 500 milioni con sedi in tutto il mondo e migliaia di dipendenti. Matteo l'ha fondata appena ventenne e negli anni con Giacala ha acquisito e integrato più di 15 aziende. In tutto ciò Matteo, come me, è uno scout e da giovane ha anche viaggiato tutto il mondo. E anch'io ho un'agenzia di marketing, per cui mi sono rivisto molto nella sua storia. Così sono andato a trovarlo nei loro uffici sotto la Torre Velasca, a 5 minuti a piedi dal mio ufficio. Ciao caro. Eccoci. Come stai? Tutto bene. La prima cosa che abbiamo al piano terra insieme alla reception è il bar. Là in fondo si intravede il coccodrillo. Questa lampada si chiama The Moon. The Moon. Arriveremo sulla Luna. Adesso vi faccio fare il tour per questi due palazzi dove i piani si intrecciano. Dopodiché subito dritti al cortile. Poi a me piace molto da qua dove si vede la Torre Velasca, che è comunque uno dei palazzi simbolo di Milano, e si intravede il Palazzo Nero lì, che è l'altro building nostro. I due palazzi sono molto diversi, messi insieme rappresentano anche un po' tutte le diversità che Giacala ha al proprio interno. Tutte le sale riunioni hanno il nome di un animale del libro della giungla: Chela, Bagheera, Baloo, Ka. Adesso ve li faccio vedere. Abbiamo fatto fare a questa artista che si chiama Benetta Mori Ubaldini questi animali in ogni sala. Questo cortile qua non c'era una foglia, era un parcheggio. Quando siamo arrivati mi hanno detto: qua c'ho le auto dei dirigenti. Gli ho detto: beh, non è proprio lo stile della nostra azienda. Questo è quello che è rimasto della mia festa di 50 anni. A quel punto siamo entrati per iniziare a esplorare gli uffici. È il simbolo dell'architetto Caccio Dominioni, che faceva tante cose con la forma dell'ovale. Questa è la sala Bagheera. Questa è Bagheera. Senti com'è leggero. Questo è fatto con le reti dei pollai. È bello perché sembra un po' tech e poi leggero così. E quindi ogni sala ha dentro l'animale. Ta-da! L'elefante. Eccolo qua, Ati. Ecco Ati. Sia da una parte che dall'altra. Qua e dall'altra. Perché sdrammatizza sta sala, se no sta sala sembra un po' Versailles. Adesso poi passiamo nell'altro building. Questo è il building nero che si vedeva di là. È molto più moderno, infatti. Open space, con ognuno ha il suo lockers, quindi è free desk. Guarda che bello, rinoceronte. E qua siamo sulla piazza Velasca, lì c'è un altro api. E adesso arriviamo nel piano dei creativi. Tutte le ascensori tonde, visto che ride. Perché da poco abbiamo aperto anche un piccolo team creativo all'interno di Giacala, si chiama SBAM. Coccodrilli. Eccole qua. Visti gli uffici, sia quelli in stile Versailles che quelli in open space, siamo entrati nell'ufficio di Matteo. Questo è il mio ufficio. Come vedi non ho la scrivania. Primo, perché così passo il messaggio che non lavoro. Secondo, passo il tempo a incontrare persone. Quindi la sala è l'ambiente più adeguato per incontrare persone. Sto quadro è esattamente la vista del mio ufficio della torre. Terminato il tour ci siamo seduti e mi ha finalmente raccontato la sua storia. Giacala è il mio nome di quando ero capo scout. Ovviamente ho subito pensato a qualcosa che per me è stato super importante nel mio percorso, nella mia crescita, e gli scout lo sono stati moltissimo. Per capirci, gli scout più piccolini sono lupetti. Ogni branco ha i suoi capi che hanno i nomi degli animali del libro della giungla. Giacala è coccodrillo, Achele e Bagheera sono papà lupo e la pantera, Ati l'elefante e così via. Io ho fatto scout dai miei 8 ai miei 16 anni e penso che sia stato cruciale per la mia crescita. E anche Matteo ha iniziato da piccolino, continuando ben oltre 16 anni fino a diventare capo. Sono entrato a circa 10 anni, ho fatto i lupetti, ho fatto il reparto, ho fatto il noviziato, ho fatto il clan, ho fatto il capobranco, appunto Giacala, poi sono diventata Chela perché i capi branco sono Achele e Bagheera, dove con mia moglie appunto eravamo Achele e Bagheera insieme e ci siamo fidanzati agli scout, e poi ho fatto anche il maestro dei novizi, che è il capo di quelli un po' più grandi, e il capogruppo. Alla fine, per sfinimento, abbiamo finito, quando è nato nostro figlio abbiamo detto basta fare il capogruppo, perché il capo scout ha il ruolo educativo del fratello maggiore, non del genitore, quindi devi essere giovane. Che squadriglia eri? Pinguini. Io ero Daini. Ma si può dire il nome totem? Sì, Ermelino limpido. E non perché avevo i capelli bianchi. Una similitudine che a me piace molto è il pensare che quando sei capo tu hai 3 stakeholder: i genitori, l'equipe e hai i lupetti, che sono un po' come sul business, cioè i lupetti sono i clienti, cioè quelli a cui tu eroghi un servizio, il team ovviamente è la tua azienda, le persone che lavorano con te, gli azionisti sono i genitori. Quando io andavo a parlare con i genitori dovevo spiegare perché avevano fatto queste scelte, che è un po' quello che fai nella vita di tutti i giorni sul business. Tu devi convincere poi le persone della tua idea, che siano i tuoi azionisti, che siano i tuoi manager, che siano i tuoi clienti, tu li devi convincere di qualcosa. Per appunto Giacala era il nome del mio capo preferito quando ero piccolo. Quando sono diventato capo mi sono voluto chiamare Giacala, e quindi quando poi ho creato un'azienda ho detto la chiamo Giacala. Difficile da spiegare la prima volta, ma poi te la ricordi. Il nome Giacala non solo è figo perché proviene dagli scout, ma è anche un nome di fantasia, che non ha legato Matteo a un business ben preciso. E questo l'ha aiutato perché Giacala ha cambiato business varie volte. Se tu ti chiami col nome della cosa che fai day one, poi devi cambiare nome ogni volta. Quindi il nome di fantasia ti slega dal contenuto di quello che fai, che poi magari personalizzi
mezzi col payoff. Bene, ma partiamo veramente dalle origini. Quindi Giacala appunto è nata a gennaio 2000. Io vengo da una famiglia di imprenditori. Entrambi i miei nonni sono stati imprenditori, tutti di prima generazione. Mio papà ha fatto l'imprenditore. In che settori? Uno dei miei nonni ha creato una delle più grosse tintorie industriali. Ha inventato questa tecnologia per tingere i tessuti elastici, tipo quello della Lacoste. Un altro mio nonno invece nel mondo dei metalli. Quindi mi ricordo che mio nonno materno, quando ero piccolo, mi portava nel suo stabilimento, diceva: tu devi sentire gli odori che ci sono qua, devi respirare il clima imprenditoriale. Io ho un ricordo forte di quegli anni, di quei giri, faceva conoscere le persone, quindi respiri il clima imprenditoriale. Questo già con tuo nonno? Già con i miei nonni. Poi mio papà ha fondato la società di consulenza che si chiamava Réseau. Réseau sta per ricerche e studi in elettronica e automazione, ma è rete in francese, ed è nato quando è esploso il mondo delle telecomunicazioni e quindi è diventato uno dei più grandi e più esperti consulenti nel mondo delle telecomunicazioni, che poi si colleghi l'innovazione, il digitale. Poi a un certo punto l'allora Stet chiama mio papà dicendo: François, va in pensione il capo delle strategie della SIP, chiamava SIP prima di Telecom Italia, viene a fare il capo delle strategie. E pare sì, ma io ho la mia società di consulenza, non c'è problema, la compriamo. Quindi hanno comprato Réseau per assumerlo e lui è diventato capo delle strategie dell'allora SIP e ha vissuto un'epoca bellissima dal 94 al 98, questi 4 anni in cui ha vissuto la privatizzazione da SIP a Telecom Italia, con il rebranding, la quotazione in borsa, quindi un'esperienza bellissima. E io me la ricordo perché comunque era il periodo che facevo l'università e mi sono accorto che comunque sin da prima, anzi, io avrei voluto fare l'imprenditore. Per esempio un'idea che mi era venuta era di fare una società per fare un gruppo di gente che facesse ripetizioni ai ragazzi. A un certo punto volevo comprare un campo da tennis, mettere in piedi un business di lezioni di tennis. C'è sempre stato la voglia di prendersi rischi. La differenza vera tra un imprenditore e un manager, e non è una differenza di merito, è proprio di DNA, di caratteristiche, è proprio la voglia di prendersi dei rischi. E io mi sento ancora adesso che ogni volta ho voglia di alzare l'asticella, e proprio ce l'ho dentro. Con Stefano, che tu hai conosciuto, l'amministratore di Giacala, ci prendiamo in giro a soli dicendo: ma perché ci dobbiamo ogni volta creare un livello di tensione a 1000? Era grande la società di consulenza che ha venduto tuo papà? Era una bella società di consulenza di quasi 200 persone. Quella prima, Réseau, l'ha venduta a Telecom Italia, poi uscito da Telecom Italia ha creato un'altra società che si chiama Between, che ha venduto a EY nel 2014. Deduco che tuo papà ti ha avuto giovane. Molto giovane. Insomma, lo spirito imprenditoriale scorre nelle sue vene e in aggiunta, oltre agli scout, Matteo colleziona tutte le esperienze da manuale per fare impresa, tant'è che studia alla Bocconi. E cosa hai studiato all'università? Ho fatto economia alla Bocconi, poi ho fatto l'Erasmus in Inghilterra, sopra Manchester a Lancaster University. Bocconi utile? Secondo me è un'ottima università. Io ho seguito più l'area marketing, poi incidentalmente è anche quello che poi facciamo come Giacala, per cui a me è piaciuta molto. E quando eri piccolo tu già volevi fare l'imprenditore o prima che maturasse l'idea di fare imprenditoria volevi fare qualcos'altro? No, io volevo fare l'imprenditore. Immagino anche perché l'hai vissuto, l'hai respirato fin da bambino. Sì. Poi non si chiamavano startup allora. E tu sei cresciuto a Milano? Io sono cresciuto a Milano, sono di una famiglia di origine belga, io ho il passaporto belga, de Brabant, detta alla francese perché il Brabante è la regione dove c'è Bruxelles. Però sono nato a Milano e sono italiano al 100%, perché ho vissuto per qualche mese in Belgio per caso, perché l'unico lavoro che ho fatto nella mia vita è lavorare in Alcatel, nell'headquarter del marketing che era ad Anversa in Belgio per pochi mesi, perché dopo che mi sono laureato siamo andati fuori a mangiare al ristorante e mio papà mi ha letto e mia mamma mi hanno letto insieme questa lettera dove il regalo era fare il giro del mondo. Io avevo scelto come alleanza One World, The British, e ho fatto varie tappe. L'idea era di fare il giornalista intelligente, il giornalista non per scrivere, il giornalista per la curiosità di incontrare persone smart, cosa che ho fatto perché mi hanno organizzato i miei genitori tappe con persone interessanti a Hong Kong, a Bali, ho incontrato un imprenditore locale, poi sono stato in Australia per un mese da questo consulente nel mondo delle telecomunicazioni che mi portava in riunioni a vedere le prime riunioni del mondo della New Economy. Poi ho fatto San Francisco a 23 anni, però da solo, giro il mondo da solo. Quanti mesi hai fatto all'estero? 3 mesi e mezzo. Poi vai in giro per il mondo e ti senti un bambino perché incontri gente che dice: io ho 8 anni che faccio giro. Come 8 anni? Anche io, prima di fare impresa, ho viaggiato per il mondo in cerca di persone interessanti. E devo dire che anche questa, se affrontata così, penso sia un'esperienza formativa propedeutica al fare impresa. E infatti è proprio in viaggio che Matteo ha avuto la sua idea di business per iniziare Giacala. Siccome volevo fare l'imprenditore, io mi ero portato dietro una Moleskine piccolina e mi segnavo tutte le idee di business che raccoglievo, che leggevo, che incontravo, e da lì è nata la prima idea da cui poi è gemmata Giacala. Io ho iniziato a lavorare in Alcatel a aprile e mi sono dimesso settembre-ottobre e in mezzo mi sono anche sposato a luglio. In 12 mesi mi sono laureato, ho fatto il giro del mondo, mi sono sposato e ho fondato Giacala, partendo da fine 98 a inizio 2000, perché Giacala è nata il 21 gennaio 2000 dal notaio. La primissima idea di Giacala era una startup di lista nozze online. Perché durante il giro del mondo avevo
conosciuto questa società che si occupava di liste di nozze online. Io mi stavo sposando, quindi ho detto perfetto, giro i negozi con mia moglie a vedere e capisco le dinamiche degli sposi, di chi fa i regali e via dicendo. E da lì appunto è partita l'idea di Giacala. Il seed, come oggi diremmo, che allora non si chiamava così, cioè i primi soldi li abbiamo raccolti sull'idea di liste di nozze online. Il primo investitore è stato Bernard Arnault, perché Bernard Arnault aveva creato allora un veicolo suo personale che si chiamava Europe at Web, l'unico investimento in Italia è stato Giacala, e lui ha investito sul progetto liste di nozze online. Come si è sviluppata l'idea? Io racconto sempre tutto a tutti. Uno, perché mentre lo racconto lo razionalizzo con me stesso, cioè ci sono quelli che hanno bisogno di scriversi le cose, quelli che hanno bisogno di farsi una passeggiata in montagna, io ho bisogno di parlare con gli altri. Mentre ne parlo ogni volta prende forma e razionalizzo un'idea, e poi c'è il confronto, perché ovviamente raccontandolo a te aggiusti il tiro. Soprattutto questo poi vale tantissimo sulle idee di business, soprattutto all'inizio, quando le idee di business non sono proprio così chiare, formate e convincenti. Se ripenso, allora io ho fatto la tesi sulla musica online. Facendo la tesi sulla musica online ho conosciuto questo mio amico che ha fondato Easy Ticket, era un sito di vendita di biglietti per concerti. Si chiama Franco Bondi, 10 anni più di me, di Bologna. Franco aveva anche fondato una New Media Agency, che è un nome che fa quasi ridere adesso, che erano le società che facevano i siti pre-New Economy. Con Franco, confrontandomi con lui, l'avevo convinto a partire questa iniziativa. È rimasto mio socio, è nel board di Giacala ancora adesso, però è stato un po' meno operativo durante poi il periodo, ma siamo sempre stati molto legati, e con lui siamo partiti all'inizio. Poi ho convinto gli investitori, un po' di investitori privati, che sono ancora soci adesso. Stiamo parlando di persone che 25 anni fa hanno investito in Giacala. In un'azienda di liste nozze online. Liste nozze online, che poi è cambiata perché sono partito liste nozze, poi ho pensato B2C, se non metti tanti soldi sul marketing, high risk, e quindi ho, adesso si direbbe fatto pivot, ma diciamo spostato il modello da B2C a B2B, facendo una società di regalistica aziendale online. È un business che fa quasi ridere dirlo adesso, però siamo partiti e facevamo vari milioni di fatturato nei primi 2 o 3 anni. Però è un business difficilissimo, perché tu vendi un qualcosa che non è mai strategico per la persona che lo compra, perché francamente è un regalo, ci pensi a novembre, a ottobre, dici cosa faccio quest'anno? Era un B2B, cioè tu ti interfacciavi alle aziende che devono fare 100 regali tra dipendenti e fornitori. Beh, in realtà è un gran servizio. Sì, è un mercato un po' del cavolo, appunto, perché se tu non becchi quel momento lì, per un anno non vendi niente. Tu vendi un paio di volte all'anno. Quindi un allenamento al new business notevole. Infatti mia moglie dice sempre che io andavo a letto, mi buttavo nel letto la sera dicendo devo fatturare, perché avevo l'ansia di fatturare. Cioè io i primi anni ho vissuto con l'ansia di saltare, che non ce la facessi ad arrivare, l'ansia nei confronti delle persone che hanno mollato, magari uno la Pirelli, l'altro l'azienda, io me la ricordo ancora adesso. Quindi la prima idea di Giacala è un'azienda di liste nozze che inizia a raccontare nel 99 e tira su la squadra, ma in pochi mesi non fa neanche in tempo ad iniziare che decide di fare pivot verso la regalistica aziendale, una piattaforma per aiutare le aziende a fare regali ai clienti e dipendenti. E così nel 2000 chiude il primo round di investimento. Siamo in piena bolla.com, in gergo chiamata anche New Economy, e quindi Matteo riesce a raccogliere capitali per un pelo prima dello scoppio. Pensi che il primo fundraising era in lire, non era in euro. Ho raccolto, direi, in 2 round lo stesso anno, nel 2000, circa 7 milioni di euro. Che sarebbe tanto adesso per un seed, e dal tempo penso fosse spaziale in realtà. Era tanto. Partire all'inizio è stato relativamente facile. Nel momento della New Economy c'era un'euforia che forse non c'è più stata in questi 25 anni. Però è stato brevissimo che la finestra, perché a marzo, mi sembra il 15-14 marzo del 2000 è venuto giù tutto, e da lì poi è crollato sempre di più. Io ho fatto il seed ad aprile, diciamo borderline da non farlo. Beh, 7 milioni, quindi abbastanza comunque per stare tranquillo da un punto di vista di cassa. Sì, anche se noi all'inizio abbiamo investito tanto, perché l'ottica è sempre stata: io voglio fare un'azienda molto grande. Una frase che io recentemente ho fatto una maglietta che ho regalato ad alcune persone, c'è scritto dietro: shoot for the moon, don't waste your time in little ideas. Perché tutto sommato ho sempre pensato io voglio fare una cosa grande, quindi rischio ogni volta di più, e questo è quello che mi fa ogni volta alzare un po' l'asticella, e questo lo collego al discorso spese, fundraising, perché quando siamo partiti, per darti un'idea, io sono partito con un'azienda che aveva SAP come sistema operativo, come ERP. Nessuna startup credo al mondo ma è partita con SAP, parti col software, Zucchetti e un altro. SAP era uno dei principali gestionali aziendali per la gestione delle risorse, ERP, non usato di certo dalle startup perché era un overkill, ma l'idea di Matteo era attrezzarsi fin da subito per diventare grandi, e quindi usare fin da subito gli strumenti delle grandi aziende. Siamo partiti subito con gli auditor, con KPMG, overstrutturati, ma questo ci ha creato una cultura molto del processi, ambizione, attrattività di key people, cioè è un meccanismo virtuoso e high risk ovviamente, perché o la va alla spacca, cioè se ti va male salta tutto. Quanto hai ceduto dell'azienda? Diciamo che io non ho mai avuto la maggioranza della mia azienda, forse il momento che ho avuto di più avevo avuto il 30%, perché poi io avevo l'altro socio, era noi due, quindi 50-50. Comunque non ho mai avuto la maggioranza di Giacala, e questo è un altro fattore secondo me
me molto forte, che mi è servito non pensare al confronto rispetto al founder di una startup di oggi, che ovviamente non ha il 100% della sua azienda o la maggioranza, ma tanti imprenditori che incontro, che conosco, quando mi dicono come fai a lavorare con un private equity che ha la maggioranza, io dico sempre ma io non ho mai avuto la maggioranza della mia azienda. Quindi il fatto di dover convincere qualcuno che è tuo socio a prendere una decisione insieme a te parte del mio mestiere. Io passo tanto tempo con i miei soci, perché li devi portare, li devi accompagnare nel processo del maturare e convincerli. Qua Matteo ci ha fatto uno spoiler. Infatti nel 2021 Jacala ha fatto entrare al 60% un fondo di private equity. Al tempo Jacala fatturava intorno ai 300 milioni ed è stata valutata intorno ai 500. E ficca nasando è emerso che sebbene Matteo, come diceva, si sia diluito, controllando successivamente all'operazione col private equity, aveva ancora il 25% dell'azienda. Quindi niente male, considerando una valutazione da 500 milioni, parliamo di almeno 100 milioni di valore. E tra l'altro da allora il fatturato è quasi raddoppiato. Però non è stato facile, quindi torniamo all'inizio. Raccogliere questi 7 milioni è un'impresa molto difficile, immagino che il network che già avevi, immagino anche grazie alla famiglia eccetera eccetera, abbia aiutato in un certo senso. Assolutamente sì. Quante persone riesci a ingaggiare? Dopo il primo anno eravamo già 15-20 persone. E come hai fatto a fatturare milioni con la regolistica aziendale? Io facevo praticamente il call center, chiamavo talmente tanto che ogni tanto mi richiamava di richiamare su giorno la stessa persona, perché magari non avevo aggiornato il file delle telefonate da fare. Quindi io mi sono allenato tanto, sempre mia moglie mi prende in giro perché dice che avrei dovuto prendere un desk, sai, tipo quelli di American Express all'aeroporto che fermo la gente, perché più o meno facevo quel lavoro lì io, nel senso che ogni 3 secondi andavo da uno, sì, io andavo a una cena, facevo lo screening di chi c'era e pensavo ai budget potenziali. È un allenamento che ti rimane dentro. Riuscite a fare utile quindi? All'inizio no, all'inizio abbiamo perso tanti soldi, che in parte è normale, in parte sono tanti errori che uno fa ex post. Oggi probabilmente potrei riuscire a perderne molti meno, però avevo 24 anni. Quanto è durata questa parentesi dei regali? Direi 3 anni. 3 anni in cui quanto siete riusciti a fatturare? Nel 2003 facevamo intorno ai 4 milioni di euro e poi da lì un po' per caso, come nella vita è un mix tra cercare le opportunità, sliding doors, sì, diciamo, sfruttare quelle che arrivano. Quelle che arrivano. A un certo punto un cliente ci chiama e ci dice: già che voi vi occupate dei regali, perché non vi occupate del catalogo prodotti del nostro programma di loyalty? E da lì abbiamo capito che c'era un mondo, che è quello dell'incentive e della loyalty, allora noi lo chiamavamo così. Sono come punti fragola? Allora, i punti fragola sono un esempio di progetto Esselunga fa per fidelizzare i propri clienti, ma ci sono tante tecniche, diciamo, meccaniche che si possono fare. Allora noi non sapevamo nulla, a furia di incontrare clienti, sentire brief dove facciamo parlare praticamente solo clienti e facciamo 1000 domande per cercare di capire, abbiamo fatto anche un turnaround importante delle persone in termini di competenze, quindi abbiamo dovuto mandare via persone che non erano più adeguate a quel business e prenderne altre, e questo è stato un passaggio anche delicato, perché comunque a quell'età, 25, 26, 27 anni, non è facile affrontare il mandare via una persona senior, il prendere un'altra, l'avvicinarsi a un business nuovo. Quindi dopo 3 anni Jacala, che comunque già fatturava milioni, passa dall'aiutare le aziende nei regali ad aiutare le aziende nei programmi di loyalty, come punti delle carte di credito, delle compagnie aeree o del supermercato. Tutte quelle cose che puntano a far rimanere i clienti a comprare nello stesso circuito, nello stesso negozio. L'obiettivo del programma di loyalty è fidelizzare il cliente finale. Tu devi pensare, il supermercato ha un grande vantaggio: le persone vanno mediamente 2 volte a settimana fisicamente nei negozi, quindi la fidelizzazione è molto in store, mentre tu hai business come le banche, le telco, le utilities e tanti altri, dove se tu non hai questo tipo di dinamiche perdi il contatto col cliente e finisce per essere una relazione molto transazionale nel momento in cui tu paghi un servizio, hai il premio di un'assicurazione, paghi la bolletta e via dicendo. Quindi questi meccanismi consentono anche di aprire un canale di comunicazione al di là della transazione economica o del costo del servizio. In tutti questi cambiamenti, nonostante i pochi anni di esperienza, Matteo impara molto in fretta. In queste fasi come navigavi? Come hai imparato a fare l'imprenditore? Gli investitori ti davano consigli, o i tuoi genitori o qualcun altro? Sicuramente mio papà è stato durante tutto il periodo imprenditoriale una persona con cui mi confronto tantissimo e mi ha dato tantissimi consigli, molto anche proprio personali, perché poi le scelte più difficili sono quelle più psicologiche, legate alle cose che vuoi fare tu, più che la scelta tecnica di business. E poi io sono uno molto sempre alla ricerca di questi confronti, anche di persone che conosco magari relativamente poco, che però in quel giorno magari incontravo e gli raccontavo qualcosa e mi davano un bit, un elemento per rivedere un po' la mia idea, la mia strategia, le mie difficoltà in un'ottica diversa. Tanti soci sono stati, se penso, non so, a persone come Claudio Esposito, che adesso purtroppo non c'è più, che è stato l'amministratore delegato del gruppo Fininvest e poi ha creato Clessidra, che è stato il primo grosso private equity italiano. È stato un azionista molto importante con cui mi sono sempre confrontato tanto. Galeazzo Picori Giraldi, che ha lanciato Morgan Stanley in Italia, Diego Visconti, che è stato uno delle persone più senior nel gruppo Accenture a livello globale. Cioè sono persone con cui durante il tempo mi sono confrontato sempre spesso. Con ognuno alla fine capisci qual
qual è l'angolo anche su cui ti puoi confrontare di più, ti dà più valore, che può essere, non so, con Diego che è stato in Accenture tanti anni, il tema dello sviluppo internazionale, il tema delle persone, ognuno c'ha un po' la sua esperienza con cui ti confronti. Insomma, anche Matteo fa un sacco di chiacchierate con gli imprenditori. A differenza mia non ci fa il video, ma sono ugualmente importanti per continuare a formarsi sempre. Quindi, ricapitolando, Giacalà nasce come lista nozze online, ancora prima di partire passa alla regalistica aziendale e dopo 3 anni passa ai programmi di loyalty. E un anno dopo ancora si prepara ad un altro grande cambiamento, la sua prima acquisizione. Verso l'estate del 2004 mi chiama un imprenditore, che è Mario Sciacca, che aveva creato un'azienda che è l'ora leader di mercato, si chiama Promoplan, e ci propone di comprare Giacala 100%. Guarda, potrei raccontarti la dinamica del fine riunione, salgo in bicicletta, vado verso casa, poi tra l'altro vado da uno o due di questi soci e mentre glielo racconto loro mi guardano come dire ma è una intenzione di vendere ovviamente, e mi viene in mente di proporgli di comprare Promoplan, e quindi noi nel giro di poche settimane facciamo la controproposta di comprare noi il 100% di Promoplan. Tieni conto che io ho 28 anni, l'altro imprenditore aveva allora 60 anni, era una persona di grande esperienza, leader di mercato, al momento reagisce un po' sorpreso. E la differenza di dimensioni fra le due aziende era sostanziale? Era molto più grande Promoplan? Noi eravamo 30 persone a break even con 10 milioni di fatturato, loro facevano 30 milioni di fatturato con 100 persone e quasi 3 milioni di EBITDA. Quindi erano almeno 3 volte più grandi. Almeno 3 volte più grandi. Cioè, lì mi sono accorto intanto di come anche nel B2B size matter. Cioè la fase più difficile secondo me imprenditoriale è la dimensione del 10 milioni, 30 decine di persone, perché non sei né così piccolo da essere totalmente flessibile, ma non sei neanche abbastanza grande per economia di scala, per attrarre capitali seri, per attrarre talenti seri. Quando fai un gradino, lì ti accorgi di come cambia, come si accelera tutto, anche i clienti. Quando tu sei più grosso, hai più span of attention da parte del cliente, quindi quello è stato per me una lezione bestiale. Tra l'altro, qui c'è il tappo della bottiglia originale della prima acquisizione, perché io ho tenuto e ho collezionato tutti i tappi di tutte le operazioni che abbiamo fatto questi anni. Vedi Promoplan, dicembre 2004, perché io festeggio sempre il signing, non il closing, cioè festeggio quando si firma il contratto vincolante. Come avete trovato i soldi di comprare un'azienda che era 3 volte più grande della vostra? Allora la situazione di Giacala era non ottimale per fare fundraising, perché avevamo finito i soldi a New Economy, eravamo a break even, ci occupavamo di un business che era ancora da dimostrare che fossimo bravi e capaci, e quindi non sarebbe stato facile andare fuori. Allora io per primo metto tutto quello che posso. Noi abbiamo fatto 5 milioni di aumento di capitale e poi il resto a debito con le banche. Sull'aumento di capitale, io che ero il più giovane e francamente sicuramente anche il meno ricco di tutti i soci, io metto 1,5 milioni su 5 milioni. Quel 1,5 milioni come l'ho preso? L'ho preso in 2 modi. Ho chiesto e ho avuto la fortuna di avere una famiglia che una parte me l'ha data come soldi che teoricamente mio papà e mia mamma pensavano che magari avrei preso come idea, poteva essere per comprarti un domani un appartamento, diciamo. E poi ho avuto la fortuna che noi avevamo già una casa, un appartamento dove tra l'altro abitiamo anche adesso, che è stato un regalo dei miei suoceri a mia moglie, e quindi ho fatto una leva sull'appartamento che avevamo, ho andato in banca e ho messo a garanzia l'appartamento che ci avevano appena regalato, quindi diciamo un po' borderline. E la cosa bella è che essendo un piano terra ho detto alla peggio la banca fa una filiale. Sei un folle, tu hai fatto debito a titolo personale per fare un aumento di capitale che non bastava, per cui avete fatto anche debito a titolo dell'azienda. Assolutamente, all in, super indebitato, all in, con poca consapevolezza di quel rischio. Però questa leva qua di dire io metto 1,5 milioni ha fatto raccogliere 5 milioni nel giro di qualche giorno, e tutti mi hanno seguito, perché alla fine in quel caso tutta gente che dice beh, operazione a grande rischio, se però tu ci credi così tanto, ed è stata un'operazione di grandissimo successo. Tu hai scommesso sulle tue capacità imprenditoriali di fatti, perché hai detto io mi sento capace di far funzionare un gruppo che è 3 volte più grande del nostro, motivo per cui faccio debito, aumento il capitale e mi metto a guidare una cosa che è già molto più grande perché so di potercela fare. Ora fermi, so cosa state pensando e cosa vorreste scrivere. È facile la vita se hai già i soldi. Con il supporto della famiglia lo facevo anch'io, lo faceva anche mio cugino. Però invece io vi dico che anche io, a 27 anni, come Matteo al tempo, ho un'agenzia che fattura in quell'ordine e lo potrei mettere 1,5 milioni sul piatto, depauperando tutte le mie risorse per fare un'operazione del genere. Però onestamente non so se avrei le palle di farlo, e soprattutto farla funzionare è un altro paio di maniche. Innanzitutto abbiamo comprato il 100%, abbiamo integrato in maniera importante dal giorno 1 le due aziende, cioè abbiamo detto deve essere un'azienda sola, l'abbiamo chiamata Giacala Promoplan e abbiamo lavorato dal giorno 1 nel creare appunto un'organizzazione, un sistema operativo, un'offerta, un modo di lavorare comune, tutti nel stesso ufficio. Abbiamo allargato i nostri uffici dal giorno 1, l'imprenditore è venuto a lavorare nella stanza di fianco alla mia, lui però ha venduto il 100%, era rimasto vicepresidente, però essendo vicino a me era un modo reciproco per vedere anche come funzionano le cose, per cui io sentivo in un secondo se c'era tensione su qualcosa, lo percepivo e intervenivo subito come
come pompiere, quindi non è chiaro questo concetto, rivediamolo insieme. Il fatto di star vicini fisicamente fa totalmente E dove la eravate? differenza. Eravamo nei vecchi uffici di Giacala, dove siamo stati per 20 anni, Vicino a un centrale. via San Gregorio, angolo via Tenca. Il business, cioè quello di Promoplan, non era il vostro business, facevano cose differenti. Era in parte il nostro business, in parte facevano anche altre cose, e da lì abbiamo appunto lavorato nel tenere le cose che volevamo, durante il tempo non chiudere, magari focalizzarci maggiormente sulle cose più strategiche, perché poi l'importante è avere un'idea chiara che poi cambia nel tempo su qual è il posizionamento e che cosa deve fare l'azienda. Nel B2B anche il rischio forte è di mettersi a fare un po' di tutto. Diventi una super agenzia, diventi... Sì, però ti annacqui. Noi siamo sempre stati con le due parole marketing e technology sempre al centro. Ed è con questo passaggio cruciale che nasce la visione della Giacala attuale, cioè unire la tecnologia al marketing. Ora forse è scontato, ma al tempo non lo era. Qual era la tua visione per Giacala? E allora in quel momento l'idea era di essere un'agenzia di marketing con all'interno tante competenze tecnologiche, perché quello è sempre stato un po' lato nostro. Noi abbiamo sempre avuto un numero di persone che si occupava di tech all'interno di Giacala superiore al resto del team. Inoltre, a differenza di altre aziende che ho intervistato, l'obiettivo di Giacala non era comprare business per tenerli in portafoglio come fanno le holding, ma al contrario integrare subito nell'azienda per avere sempre un business unico. Quindi Giacala non è un gruppo di aziende, ma una sola azienda che cresce anche con le acquisizioni. Giacala Promoplan era B2B e faceva un tipo di business. Come si è evoluto a fare quello che fate adesso? Principalmente attraverso due dinamiche. La prima, attrarre persone con competenze nella direzione che noi volevamo, quindi integrando il mondo dei dati, sempre più sulla tecnologia, con competenze media durante gli anni. E quindi l'attrattività di talenti, di competenze è una strada per far evolvere il modello. Nel B2B ovviamente tu prima porti a casa quella persona e poi sei in grado di vendere e valorizzare quel tipo di servizi. Il secondo è con l'M&A. In un colpo solo ti porti mercato, competenze, in alcuni casi geografie diverse. Dal 2004 fino ad oggi collezionate una marea di acquisizioni. Fammi una panoramica. Questo intanto sono il numero di tutti i tappi di tutte le operazioni che abbiamo fatto. Qua ci sono anche la fondazione di Giacala, c'è quando ha investito da noi un fondo, quando ha investito altro fondo, quindi diciamo sono più di 20 considerando i deal importanti. Le acquisizioni sono più di 15 e le acquisizioni sono state, come dicevo prima, un po' uno strumento fondamentale, perché è un modo per anche mettere in discussione la propria azienda, perché ogni volta che tu compri qualcuno comunque cambia la dinamica. Anche se l'azienda è grande e compri una cosa piccola, se la integri, cosa che noi facciamo sempre, noi abbiamo un modello dove noi integriamo le aziende che compriamo perché vogliamo essere un'unica azienda. Questo pensiamo tra l'altro sia il modo migliore per tenere gli imprenditori ingaggiati. Sembra una contraddizione, invece secondo me se tu integri, tu crei un framework che comprende tutte le persone, le business line e le geografie di cui ci vogliamo occupare, ma puoi lasciare una grande autonomia all'imprenditore che guida quella divisione, quella geografia, quella business line, perché è tanto all'interno di un sistema comunque organizzato, quindi ha lo stesso sistema operativo, ha lo stesso brand, ha la stessa offerta, ha le stesse dinamiche di pricing, ha le persone che hanno un job ranking omogeneo, e la maggior parte, direi quasi tutti gli imprenditori che abbiamo portato a bordo sono ancora nel gruppo. Noi siamo un gruppo ormai grande, siamo 3.400 persone, più di 500 milioni di fatturato, però siamo un gruppo fortemente imprenditoriale. Cioè Stefano Pedron, che è l'amministratore delegato, ha sotto di sé una dozzina abbondante di persone, di cui più della metà sono ex imprenditori che hanno venduto magari anche 4, 5, 6, 7 anni fa e che sono rimasti perché hanno il piacere di vivere questa dinamica di un'azienda che comunque ha un azionariato, hanno detto tanti soci, quindi non siamo un'azienda familiare padronale dove c'è l'imprenditore e i manager. Come hai trovato il tuo amministratore delegato? È stato un incontro che ci diciamo sempre con Stefano veramente fortunato. Secondo me è stata la singola scelta più importante, ovviamente dopo la scelta di mia moglie, che è la scelta che dico sempre più importante della vita. La seconda, quindi direi nel mio caso, la scelta di convincere Stefano a venire a lavorare in Giacala. Cioè noi ci siamo incrociati tramite una partnership, perché Giacala ha fatto una partnership con l'azienda dove lavorava Stefano, che è un'azienda più grande di Giacala. Durante il periodo è diventato amministratore delegato, un'azienda più grande di Giacala che faceva soldi più di Giacala di un gruppo americano a sede italiana. Quindi io quando l'ho chiamato l'avevo visto 3 volte in riunioni con altri, non ho mai neanche fatto un one-to-one con lui. L'ho chiamato, loro avevano la sede in via Dante, gli ho detto facciamo a piedi, lui è almeno una spanna più alto di me, io trotterellando di fianco gli ho detto Stefano, allora ci mettiamo insieme e facciamo la più grossa azienda di marketing technology in Italia, perché allora eravamo ancora piccoli e un po' sfigati. Era il 2005 perché lui è arrivato a gennaio 2006, quindi avevo appena fatto questa acquisizione. Tra l'altro lui mi ha detto vabbè, ma se anche venissi cosa venga a fare? Ecco, gli ho detto ecco c'è un piccolo problema, non posso farti subito amministratore delegato perché ho appena negoziato con l'azienda che ho comprato la governance, per cui viene a fare il direttore generale di una divisione nuova. Lui mi dice sì, però io sono oggi amministratore delegato di un'azienda di successo più grande, ho detto fidiamoci l'un l'altro, io mi fido di te, tu ti fidi di me. Tu eri amministratore
delegato prima? Io allora ero amministratore delegato. Ok. Si è fidato prendendosi un super rischio, si è buttato, gli ho fatto comprare delle azioni, tanto lui mi ha detto ma io non ho quei soldi, ti trovo io la banca che ti finanzia, quindi ho chiamato, mi ricordo allora la banca che gli ha dato il prestito per comprare le azioni, ha comprato le azioni e da lì è partita questa partnership dove lavoriamo insieme ormai da 18 anni, da 15 all'amministratore delegato del gruppo, perché poi durante il tempo gli ho detto fidati e poi è diventato il capo di tutto e abbiamo trasformato una cosa che faceva break even con 40 milioni di fatturato a un gruppo che l'anno prossimo ha un obiettivo di EBITDA molto importante e di fare quasi 600 milioni di fatturato, quindi c'è ancora tantissimo da fare, cioè noi ogni volta quando ci vediamo ci sentiamo nella curva del percorso qui, non qui, perché è un'ansia sana che io sento dentro, proprio l'idea di continuare a fare cose nuove, continuare a convincere persone di talento a venire qua, spiegare ai nostri soci che dobbiamo investire di più, che dobbiamo comprare aziende, è una sensazione che è difficile da trasmettere ma è proprio una cosa che una dentro e Stefano ce l'ha uguale, siamo molto complementari, tra l'altro io ho smesso di fare l'amministratore delegato a 35 anni che è relativamente giovane, lavoro su Giacala tutto il mio tempo e abbiamo creato una chimica che funziona molto bene perché lui quando incontriamo gli investitori faceva sempre sta gag dicendo lui lavora perché io non ho riporti, non ho riunioni e non ricevo mail, che è vero tra l'altro perché la dinamica che abbiamo creato è che Stefano è il vero capo azienda, tutti riportano a lui fa la sintesi di tutto e prende l'ownership, la responsabilità e i meriti di prendere tutte le decisioni. Io contribuisco all'aiuto in tutto ciò che io direi sviluppo è soci, sviluppo di business, quindi nuovi clienti, nuove persone senior, nuove opportunità di business, M&A, però è sempre on top rispetto alla struttura. Questo ci dà molta forza perché siamo in due, quindi ci possiamo anche duplicare, c'è la volta che è più utile il suo stile, la sua dinamica, in altre la mia. Tu hai anche più il rapporto con gli investitori. Sì. Parliamo del rapporto con le banche. Come hai convinto la prima banca a farvi un prestito per la prima acquisizione del 2004? Allora, noi abbiamo sempre avuto un rapporto speciale con Intesa. C'è questa persona a cui sono molto legato, che ho rivisto agli ATP a Torino qualche settimana fa, si chiama Franco Cerutti. Franco era il direttore regionale della Lombardia. Fai conto che Intesa Lombardia vale come un'altra media banca italiana. E Franco è stato veramente con l'approccio della banca che un imprenditore si aspetta, cioè mi ha fatto raccontare il modello, mi ha fatto raccontare i numeri, mi ha ascoltato con attenzione, poi ho percepito la fiducia nei miei confronti e nei confronti dell'azienda. Quando magari i numeri non è che fossero per forza così anche chiari, poi le cose sono andate anche bene, quindi alla fine ci ha avuto ragione, ma non era così scontato. E lui ha fatto il banchiere che uno si aspetta, cioè è arrivato lì, mi ha detto mi fido di te, ti do questi soldi, vai e fai quello che devi fare. E di quanti soldi parliamo? Lì hanno fatto circa una decina di debito e poi durante il periodo ne abbiamo presi tanti di debiti perché il modello che poi abbiamo sviluppato prima noi stand alone e poi con i soci finanziari, diciamo il modello del buyout, un modello dove tu non paghi dividendi, ti concentri sulla creazione di valore di equity value, quindi creazione del valore delle tue azioni durante il tempo, aumentando la leva in una ragionevolezza ovviamente per creare valore. Il leveraged buyout. Sì. Il leveraged buyout consiste nel fare debito per crescere e ripagare il debito con gli utili dell'azienda. L'ho spiegato già con Bendy Spoons quando ha dovuto comprare WeTransfer. Anche loro crescono per M&A, ma loro però acquisiscono i business più disparati, quindi non lo integrano per intero tra di loro. Tant'è che gli spooners sono divisi per prodotto e ogni prodotto ha la sua vita e la sua roadmap dedicata. Su questo ho fatto anche un altro video dedicato solo a Benny Spoons. Nel caso di Giacala invece abbiamo detto che le aziende vengono subito assorbite e quindi il debito viene pagato con gli utili complessivi, a prescindere che provengano dall'azienda appena acquisita o da altre aree. Di nuovo scommetti sulle tue capacità imprenditoriali, perché scommetti del fatto che tendenzialmente riesci a far fare più soldi all'azienda, di gruppo riesci a utilizzare le sinergie per fare più soldi e ripagare i debiti. Le nostre sinergie sono sempre sinergie di crescita, non sono mai sinergie di costo, quindi noi non compriamo mai un'azienda dicendo così ottimizziamo i costi, anzi di solito noi overinvestiamo rispetto alle aziende che compriamo perché abbiamo un team HR molto importante, perché crediamo che gestire le persone in un certo modo faccia la differenza, investiamo sui sistemi, investiamo sulla sicurezza, cioè tutte cose che la piccola media azienda di solito investe meno di noi, quindi noi abbiamo dissinergie di costo ma abbiamo grandi sinergie di ricavo, sappiamo vendere di più quel tipo di servizio perché abbiamo tanti clienti, tanto trust, tanta credibilità sul mercato. Aprile 2020, durante il lockdown, abbiamo fatto un'acquisizione bellissima. Amedeo Guffanti e Marco Corsare sono i due imprenditori che hanno fondato 77 Agency, una delle ultime agenzie di media digitali indipendenti. L'abbiamo comprata tra l'altro durante il lockdown, non si poteva andare da notare fisicamente, è venuto a fare online con un commercialista, casino mostruoso. Si è riuscito a comprarla, era un'azienda che andava bene ma relativamente piccolina. Se calcoliamo quanto gestivano di media digitale allora, nel 2020 ad oggi, in 4 anni abbiamo fatto per 8. Quindi era un piccolo centro media. Molto bravo sul budget performance. Che avete ottuplicato in questi anni. Quindi una strategia è comprare piccole e medie aziende che sono competenti ma non hanno economia di scala. Quindi il solo fatto di entrare in Giacala gli permette di aumentare il business. L'agenzia che ha citato per esempio era un piccolo centro media
media digitale, il quale business è intermediare il budget dei clienti spendendolo in ads, che entrando in Giacala negli anni è riuscita a gestire 8 volte il budget, anche perché in questi casi i volumi possono aumentare tanto senza ampliare sostanzialmente il team. Quindi è un esempio perfetto di come il solo fatto di avere scala ti fa aumentare di valore. Tra l'altro voi fate anche acquisizioni per andare all'estero su mercati nuovi. La prima operazione l'abbiamo fatta in Spagna, abbiamo comprato nel 2021 questa azienda che si chiamava BeMind, che adesso è Giacala Spagna. Partiamo sul mercato più vicino a noi culturalmente, come fit, distanza, e da lì abbiamo preso un po' di consapevolezza delle cose che volevamo fare e abbiamo fatto altre 2 mosse importanti. Abbiamo preso 2 imprenditori in Francia, stanno facendo un ottimo lavoro, più di 200 persone tra Parigi e sud della Francia. Poi abbiamo comprato un'azienda che aveva gli uffici in Germania, UK, Stati Uniti, e quindi abbiamo coperto oggi, oltre all'Italia, bene Spagna, Francia, Germania, UK e appunto US, dove siamo ancora piccolissimi rispetto al potenziale. È molto più difficile, immagino, integrare all'estero. Comunque l'Italia utilizzi anche dei tuoi asset che sono i contatti con i clienti, i fornitori. Vai in America, terra vergine, come fai là a integrare, a utilizzare le sinergie, come fai a farla funzionare? Difficile rispondere, direi che gli ultimi 24 mesi ci siamo proprio sperimentati su questo, oggi siamo molto soddisfatti del lavoro fatto. È un lavoro che prende tempo, il più difficile ti sembra perché appunto è più lungo, ma le cose da fare sono abbastanza simili. Devi lavorare su integrare persone forti all'interno del team, focalizzare sulle cose più importanti l'offerta, fare il rebranding e lavorare sulla parte finance, ovviamente, far sì che siano sugli stessi sistemi, avere un controllo di gestione che funziona. E noi lavoriamo con persone che hanno un fortissimo spirito imprenditoriale. Questo è molto bello quando pensi allo sviluppo, ma tu devi convincere le persone. Se tu arrivi in Francia, in Spagna o in Germania dal nostro local head of, è una discussione vera, non è che tu dici si fa così perché lo dico io, quello ti dice non mi interessa, convincimi che sia la cosa giusta da fare. Però è il lato che mi piace di più, perché vuol dire che d'altra parte è uno che sente Giacala Spagna la sua azienda. Umanamente è una rottura dei coglioni infinita e tu dici anche ma come ti permetti? Però è quello che volevo. È quello che vuoi. Momenti brutti, difficili in cui hai detto cacchierola, tutti questi rischi me li sono presi, ora come si fa? Ce ne sono stati tanti, forse la fase più difficile è sicuramente stata la fase iniziale post New Economy, dove vedevi il tempo passare, la cassa che bruciava e un modello di business che non ci convinceva fino in fondo, perché non era solo una questione di numeri, è una questione che io sapevo che la regalistica aziendale era un business che non andava da nessuna parte, quindi la sensazione di essere in macchina con la nebbia davanti. Oggi è facile dire abbiamo preso il bivio giusto, ma potevamo beccare il bivio sbagliato e finire in un burrone, e in quei momenti secondo me è giusto pensare che l'imprenditore è solo. Me lo ridico tante volte, perché sennò uno come me che si confronta tanto con gli altri tende come a rilassarsi nel dire bene, ho parlato con Marcello, mi ha convinto anche lui che era meglio così, allora è giusto così. Io mi dico sempre in quei momenti ti devi sentire che la scelta l'hai presa tu, perché a quel punto sei più consapevole di quello che hai scelto e anche dei rischi che ti prendi. Non ho però un momento, a parte quel momento iniziale che dici è stata una tragedia difficile, cioè ci sono degli anni più positivi, degli anni un po' più faticosi. Noi siamo sempre cresciuti, sempre cresciuti. Se poi un anno magari sei un po' più flat, però se guardi il grafico del fatturato Giacala è così in 25 anni, quindi Giacala è sempre cresciuta. Le cose che a me fanno sempre più soffrire sono le tensioni tra le persone. Sono uno che somatizza un po', cerco sempre di trovare una mediazione, di andare d'accordo, quindi ho sofferto più i momenti in cui magari ho avuto questo tipo di dinamiche rispetto a difficoltà di business specifiche. Quando sarà abbastanza? Quando è che tu dici sono pronto per andare in pensione? Una cosa che ci diciamo sempre con mio cugino, e siamo grandissimi amici, che è Davide Serra di Algebris, diciamo sempre il giorno che si vende è per questioni anagrafiche, non per questioni economiche. E anagrafiche non vuol dire che devi vendere a 70 anni, 80 anni, 90 anni, magari uno vende a 53 anni, ma è quando vuoi cambiare vita. Se tu ci pensi, sono già abbastanza molto prima di quando ti fai la domanda quando sono abbastanza, i soldi che guadagni, il fatturato che fai, quindi a quella risposta fai fatica a darti un'asticella. È una questione più di vita personale. Ai miei figli dico sempre voi dovete fare scelta universitaria, scelta lavorativa, quello di cui sentite di avere più voglia, e la voglia di solito si abbina anche all'attitudine, a quello a cui sei più portato. E nella prossima vita cosa farai? Surferai? No, non credo. Diciamo che tendenzialmente mi sa che farò comunque l'imprenditore. Se non dovessi fare l'imprenditore, quindi se quel mondo mi fosse escluso, probabilmente fare il medico. Quali sono gli imprenditori che hai avuto o che anche adesso hai come modello che pensi siano i migliori, vivi o morti che siano? Mi innamoro di più di quelli più vicini che di quelli più lontani. Ti citavo prima Davide Serra, con Davide ci parliamo spessissimo, siamo molto legati e il confronto è molto arricchente. Non è tanto mega personaggio che lo vedi, tutti leggiamo le biografie, è stimolante, però lo senti talmente distante che non mi affascina più di tanto. Mi piacciono più le persone che ti sono vicine, con cui ti confronti, con cui hai modo di vivere un po' insieme. Tu leggi? Sì. Che consigli ci dai? Amo molto le
biografie. Adesso sto leggendo l'ultimo libro di Tommaso Ebert su Prada. Devo dire, mi è piaciuto moltissimo, quello su Marchionne, molto bello anche quello su Del Vecchio, adesso questo l'ho appena iniziato, sono alla pagina 30. Poi adesso sto leggendo anche l'ultimo di Mario Calabresi, mi piace tantissimo, Mario Calabresi piace da morire, ho letto tutti i suoi libri. Tu come gestisci il bilancio tra vita e lavoro? Sei forse l'unico che si è sposato prima di iniziare a fare l'imprenditore così giovane. Non è facile essere un bravo marito, un bravo imprenditore, un bravo papà e anche godersi la vita fuori. Come gestisci questi aspetti? Tanto per me il tema dell'equilibrio è super importante. Mi piace molto il concetto di non tirare troppo da una parte e di trovare una sana via di mezzo che ti dà modo di dare agli altri e di avere soddisfazione, perché poi anche è un equilibrio anche quello di quanto vuoi dare, se pensi nel mio caso a mia moglie e ai miei figli, e quanto è giusto anche avere un tempo anche per se stessi, per fare sport, anche per stare bene. Io grazie alla scelta che ho fatto 15 anni fa di avere Stefano come amministratore delegato riesco a mantenere un buon balance. Io non ho un'agenda dove ho 5 riunioni al giorno di avanzamento progetto, e quindi quando abbiamo fissato questa vendita mi ha detto martedì, sì, va bene, martedì, cioè alla peggio sposto una riunione di un'ora, ecco, ho un'agenda molto flessibile. Qual è la tua passione extra lavoro più grande in questo momento? La mia passione numero 1 è il business. A me parlare non del mio lavoro, di lavoro, cioè può essere del tuo lavoro, può essere io uno che fa il farmacista, a me diverte, cioè le dinamiche, io quando vado in un ristorante penso sempre quanto fatturerà questo ristorante, come può fare, qual è il ticket medio. A me piace moltissimo, mi piace moltissimo fare sport, poi vado a fasi, in questo momento sono nella fase tennis, mi piace molto stare con i miei ragazzi perché ormai chiamare i bambini non si può più dire, il più grande ha 22 anni, poi 20, 18 e 11, mi piace stare con mia moglie, mi piace stare con gli amici, cioè quindi ho tante cose diverse, anche qui è un po' un balance di varie cose. Ultima domanda, che consiglio daresti a me come piccolo imprenditore? Di diventare grande, nel senso che alla fine ci siamo visti 2 o 3 volte, non tante, ma da come ti ho conosciuto a fare il piccolo imprenditore ti stuferai presto. La storia di Matteo mi ha veramente gasato e mi ha fatto capire un modello nuovo e diverso di far crescere un business. Infatti, sebbene ci siano sempre punti in comune tra le varie storie, ogni imprenditore ha trovato la sua formula per far crescere l'azienda. Se per Benny Spunz è comprare tante aziende e tenerle separate, per Giacalà è l'opposto, e entrambi i modelli possono funzionare. Matteo è stato bravo a cogliere e far fruttare le opportunità che ha sempre avuto fin da ragazzo. Infatti nella vita non basta essere fortunati, bisogna anche essere bravi a cogliere e far fruttare le opportunità, e se non hai la grinta che ha Matteo, questo non funziona. Matteo ha fatto leva sul proprio network per trasmettere la missione di diventare un'azienda grande e ha rischiato di tasca propria per farlo accadere. Se c'è una cosa che mi porta a casa è che la grinta personale va di pari passo con la bravura nel convincere gli altri della propria missione, che siano clienti, investitori o colleghi, perché come al solito le cose grandi non si fanno da soli, esattamente come Matteo ha fatto squadra con il suo CEO, con gli investitori e con le aziende che acquisiva. Quindi fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate e ci vediamo con la prossima intervista. Se avete nomi che volete vedere qua sul canale o che volete consigliarmi, scriveteli nei commenti.